Una mia conoscenza tempo fa mi chiese di aiutarla a trovare l'albero tassonomico dei columbidi. Siccome sono una bella persona e sono anche un buon amico, gli dissi che forse aveva le idee poco chiare. Ciao a tutti e bentornati su Out of a Paddle. Ci sono almeno 3 concetti in biologia che vengono spessissimo confusi fra loro. Questi sono la tassonomia, la sistematica e la filogenesi. In realtà la confusione è più che comprensibile, visto che non è facile trovare online una fonte attendibile che lo spieghi correttamente. Inoltre è facile confondersi anche perché i 3 concetti fanno tutti e 3 riferimento alla stessa sfera di conoscenze, vale a dire quella relativa allo studio e all'interpretazione della diversità biologica. Andiamo quindi a scoprire cosa significano ognuno di questi termini e vediamo perché espressioni come albero tassonomico non sono appropriate. La tassonomia è la scienza che si occupa di classificare le forme viventi, vale a dire include tutti quei metodi grazie ai quali è possibile organizzare gli organismi in differenti gruppi tassonomici o taxa e in diversi ranghi. Inventata nel 1735 da Linneo nel Sistema Naturae, quindi più di un secolo prima rispetto all'origine delle specie di Darwin, la tassonomia mantiene ancora un'impalcatura di stampo tipologico essenzialista. Ad esempio abbiamo che il gatto, specie Felis catus, appartiene al genere Felis. Il genere a sua volta appartiene alla famiglia Felidae. La famiglia è inclusa all'interno dell'ordine Carnivora, il quale ordine è incluso all'interno della classe Mammalia, la quale fa parte del filum Chordata del regno Animalia. Quelli che ho appena citato sono in realtà soltanto i principali ranghi tassonomici, ma in realtà ve ne sono molti altri comunemente utilizzati che si trovano ai livelli intermedi. Il sistema di classificazione in biologia è infatti un sistema a scatole cinesi o a matriosca, dove i taxa più piccoli sono inclusi gerarchicamente all'interno di circoscrizioni più ampie. Da molti considerata poco più che un'attività da archivista, in realtà la tassonomia richiede rigorose analisi scientifiche che, a causa dell'avanzamento tecnologico e di nuove scoperte, portano talvolta a risultati diversi. La tassonomia quindi non è affatto risolta, né si tratta della mera espressione di un disordine ossessivo-compulsivo degli scienziati. Forse un pochettino, ma anzi è un gigantesco sforzo da parte di noi esseri umani che abbiamo bisogno di categorizzare e catalogare ciò che ci circonda per poterlo studiare e comprendere. Disclaimer: non si confonda l'attività di classificazione con quella di identificazione o determinazione di una specie. Ad esempio, quando gli scienziati, attraverso delle rigorose analisi, scoprono una nuova specie, questi la classificano all'interno del gruppo appropriato. Con identificazione invece si intende quando si va a riconoscere una specie che è già stata classificata dai tassonomi e che pertanto è un'attività che chiunque può fare se in possesso delle istruzioni adeguate. Il sistema di classificazione però non può fare a meno di un sistema di etichettamento, pertanto la tassonomia si occupa anche di nomenclatura. Per alcuni potrebbe essere uno shock, ma in biologia sappiate che non esiste un solo sistema di nomenclatura. Esistono infatti 3 distinte convenzioni, una zoologica, una botanica e una procariotica, e ciascuna fa riferimento al suo proprio codice internazionale di nomenclatura. Codici che vengono aggiornati e rivisti periodicamente, per cui diverse edizioni vengono rilasciate nel corso degli anni. Sebbene adottino differenti convenzioni, i 3 codici in realtà condividono gli stessi principi cardine, come quello della nomenclatura binomia linneana, secondo la quale ciascun nome scientifico è descritto da un genere, la cui iniziale è sempre maiuscola, e un epiteto specifico, la cui iniziale è sempre minuscola. Qualsiasi sistema di classificazione richiede di adottare dei criteri per poter analizzare la biodiversità e quindi distinguere gli organismi in gruppi distinti. La scienza che si occupa di studiare questi criteri di suddivisione è la sistematica. Si possono adottare criteri di pura convenienza che portano ad individuare gruppi artificiali, un approccio utile in alcuni contesti, ma al giorno d'oggi l'approccio predominante in biologia è di individuare gruppi naturali, ossia che corrispondono a qualcosa di reale.
Oggi gli organismi vengono distinti per lo più utilizzando analisi filogenetiche, ossia analisi che cercano di ricostruire la filogenesi, vale a dire le relazioni evolutive fra gli organismi, che producono dei diagrammi che chiamiamo alberi filogenetici. Questi rappresentano ipotesi sulle relazioni di parentela delle specie prese in esame. Lo sviluppo della biologia molecolare e più recentemente della bioinformatica e delle tecnologie di sequenziamento hanno consentito di rivoluzionare gli studi di filogenesi grazie all'adozione di dati molecolari anziché morfologici, principalmente sequenze di DNA, che hanno permesso di sviluppare analisi quantitative sempre più complesse e affidabili. Oggi centinaia di sequenze geniche possono essere concatenate a formare enormi matrici che contengono centinaia di migliaia di caratteri. In passato vi è stato un feroce scontro fra due scuole di pensiero, la scuola fenetica e la scuola cladistica. Secondo la prima, nel distinguere diversi gruppi di diversità biologica, più caratteri sono presi in considerazione e meglio è. La fenetica infatti approccia il problema da un punto di vista puramente numerico e fa uso di limiti di demarcazione arbitrari. Un approccio analitico ancora oggi utile, ma dall'uso più limitato e ben più circoscritto rispetto a quello cladistico. Per la cladistica, invece, non tutti i caratteri hanno lo stesso peso, soltanto alcuni infatti sono rilevanti dal punto di vista evolutivo. I gruppi sono quindi riconosciuti in base a questi caratteri come cladi o gruppi monofiletici. In sostanza sono raggruppamenti di specie basati sulla condivisione di caratteri comparsi nel loro più recente antenato comune e che includono tutti e soli i suoi discendenti. L'adozione del sistema cladistico ha avuto degli effetti cataclismatici sulla tassonomia, infatti numerosi gruppi risultavano essere non monofiletici. Caso emblematico è la classe dei rettili negli animali, un raggruppamento apparentemente evidente dal punto di vista della mera somiglianza fisica, ma che dal punto di vista evolutivo non ha molto senso. Ad esempio, secondo le analisi filogenetiche, avrebbe molto più senso raggruppare i coccodrilli assieme agli uccelli piuttosto che assieme alle lucertole, dal momento che i primi due risultano essere più strettamente imparentati fra loro. Poi venitemi a dire che la biologia è una roba facile ed intuitiva. In casi di questo tipo si vengono spesso a formare due opposti schieramenti. Da una parte vi sono i lumpers, secondo i quali per formare nuovamente gruppi monofiletici basta allargare i confini del gruppo da cui emergono le linee evolutive finora considerate appartenenti a un altro gruppo per formare così un grande gruppone monofileticone. In questo caso gli uccelli dovrebbero anch'essi essere annoverati fra i rettili o comunque all'interno di un gruppo che contiene entrambi. In altri casi invece sono gli splitters ad avere la meglio, i quali preferiscono smontare il gruppo non monofiletico nei suoi sottogruppi monofiletici. La classe dei rettili andrebbe così scomposta in testuggini e tartarughe, lucertole e serpenti, robe a forma di coccodrillo e così via. E qui sta una differenza fondamentale che consente di distinguere sistematica e tassonomia. Anche se la sistematica suggerisce che certi gruppi tassonomici sono ormai obsoleti o non rilevanti dal punto di vista evolutivo, i tassonomi possono decidere di non apportare cambiamenti in base alla convenienza, purché i gruppi rimangano dei gruppi naturali. Questo in realtà non deve stupirci troppo, perché bisogna tenere a mente che in natura esistono i singoli organismi, esistono le specie, non sempre, ma i raggruppamenti a ranghi superiori sono per lo più arbitrari. Ad esempio, sappiamo che le specie più strettamente imparentate all'uomo sono lo scimpanzé e il bonobo. Queste due specie sono incluse all'interno del genere Pan, mentre l'uomo all'interno del genere Homo. Adesso tenetevi forte perché sto per dirvi che nessuno di principio vieta di includere scimpanzé e bonobo nel genere Homo o viceversa di includere l'uomo nel genere Pan. Cosa che di fatto è già stata fatta per altre specie le quali condividono fra loro somiglianze genetiche ben inferiori rispetto a quelle che condividiamo noi con lo scimpanzé. Quindi cosa preferite? Homo sapiens o Pan sapiens? Preferite chiamare lo scimpanzé Pan troglodytes o Homo troglodytes? Infatti, che ci crediate o meno, due diversi gruppi dello stesso rango tassonomico in realtà non sono comparabili. È infatti abbastanza facile trovare in letteratura un qualche rimaneggiamento tassonomico che vuole promuovere o declassare un taxon a un rango rispettivamente più elevato o più basso, spesso come reazione a catena di una qualche modifica fatta a monte.
Quindi io direi che per oggi vi ho inondato abbastanza di cose su cui riflettere. Scommetto che adesso avete capito perché non dovete dire albero tassonomico, quindi ricordatevi di mettere mi piace, di iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Se avete domande lasciatele nei commenti e per il resto ci vediamo al prossimo video.